Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 169. Achille contro Enea ed Ettore. Mentre i due schieramenti greci e troiani si guatano dalle rispettive posizioni aspettando l'ordine dell'attacco, Zeus ordina a Temi, la divinità della giustizia, di chiamare a raccolta tutti gli dei. Tutti si presentano, nessuno manca a questa riunione, tranne Oceano, che per sua natura non può spostarsi sull'Olimpo. Queste migliaia di divinità trovano posto in un largo porticato, tutto lucido e splendente, nel palazzo del figlio di Crono. Non ti stupirai nello scoprire che si tratta di un'altra opera delle capaci mani di Efesto. Poseidone, scuotitore della terra, si è affrettato ed è giunto quasi per primo nel grande palazzo. Il suo carattere burrascoso gli impedisce di attendere oltre. Interroga il re degli dei senza mezzi termini. Perché hai chiamato a raccolta noi immortali? Ci vuoi forse ragguagliare sulle tue intenzioni riguardo il prosieguo della guerra tra greci e troiani? Caro fratello, hai ben previsto quel che intendo fare. Il mio cuore, benché molti umani siano già morti, si interessa alla loro sorte. Ho intenzione di rimanere qui, in una valle dell'Olimpo, osservando le vicende umane. Do libertà a voi tutti di raggiungere gli avversari greci e troiani. Andate ad aiutare l'uno o l'altro schieramento, quello che più vi sta a cuore. Ve lo concedo, poiché ora Achille è tornato a combattere contro i difensori di Troia, e nulla potrebbero le forze di Priamo contro di lui. Anche da solo, ora che ha il cuore irato per la morte di Patroclo, riuscirebbe a travolgere le mura della città. Le divinità non rimangono un secondo di più in quel grande spiazzo, si dissolvono nell'aria, precipitandosi sulla rada di Troia. Era, Atena, Poseidone ed Hermes, dal saggio consiglio, si ritrovano vicino alle navi dei greci. Li raggiunge zoppicando Efesto, che anche egli parteggia per le forze di Agamennone. Ares, Apollo, Artemide, Leto, Afrodite e il fiume Scamandro corrono verso le forze troiane. Come puoi ben immaginare, tutte queste divinità giungono nella battaglia come elefanti in un negozio di cristalli. Immagina Zeus che sulla cima dell'Olimpo manda lampi in ogni direzione, adunando le nubi e facendo tremare il cielo come a segnalare che lui tutto sta mirando. E poi Poseidone, gigantesco, che atterra sul bagnasciuga di Troia e che scuote le imbarcazioni dei greci, le cime dei monti e le stesse mura di Ilio, provocando insieme terremoto e maremoto. Atena che urla, terribile, dritta in piedi sul muro greco, eretto a difesa delle navi. Ares che in tutta risposta, con voce di massacro, spinge urlando i troiani all'attacco. Tutto questo scuotimento di terra e mare e il cafarnao di urla divine terrorizzano i poveri esseri umani ed arrivano ad inquietare addirittura Ade, il signore del regno dei morti. Egli teme che la veemenza di Poseidone nel far tremare il suolo possa aprire delle voragini sulla superficie della terra e giunga a svelare agli esseri umani e agli immortali
le profondità putride del suo regno. Poi avviene quello che nessuno pensava mai sarebbe successo. Le divinità si scontrano tra loro. Apollo, armato di arco e frecce, si muove all'attacco di Poseidone. Atena avanza contro Ares, invitandolo allo scontro, mentre Era affronta impavida le frecce d'oro della divinità della caccia, Artemide. Hermes, sempre sorridente, si scontra con Leto, mentre Efesto se la deve sbrogliare con i gorghi profondi e le acque vorticose della divinità del fiume Scamandro. Immagina ora migliaia di uomini che sono pronti a combattere, ma fanno fatica a rimanere in piedi perché la terra trema e nel cielo ci sono nubi scure che sono percorse da lampi minacciosi. Il mondo diviene l'espressione dell'angoscia che si agita nel cuore di ogni soldato. Gli scontri divini, magnifici e tremendi, sconvolgono, come ti dicevo, la terra intera, e in questa confusione solo un uomo pare non aver perso il suo obiettivo: Achille. Mentre avanza superando i suoi soldati, cerca con lo sguardo Ettore. Lo strazio per la morte di Patroclo spinge l'eroe a voler saziare la propria ira con il sangue del campione troiano, ma non lo vede, non riesce a trovarlo. Apollo è convinto che non sia il caso che Achille si scontri oggi con Ettore, il suo protetto. Intende mandare avanti ad affrontare l'eroe acheo il potente Enea, figlio di Anchise, anche se questo può significare portarlo a morte. Prendendo la forma di Licaone, così parla all'eroe: Enea, che fine ha fatto la tua audacia? Non ricordi le promesse che facesti con i capi troiani quando affermasti che avresti saputo battere Achille in duello? Ed Enea: perché mi inciti mio malgrado alla lotta contro il figlio di Teti? Non sarebbe la prima volta che lo incontro. Assalì le nostre mandrie e distrusse la rocca di Lirnesso. Ero disarmato e fu Zeus a salvarmi, infondendo nelle mie gambe l'agilità per la fuga, altrimenti sarei morto sotto le sue mani e quelle di Atena. L'ho visto in quell'occasione. La divinità marciava davanti a lui, illuminandogli la via e incitandolo a massacrare quanti incontrasse. No, un essere umano non può combattere contro Achille, che sempre ha accanto a sé una divinità a proteggerlo. Ah, se un dio scendesse al mio fianco, Achille avrebbe certo difficoltà nell'abbattermi e potrei affrontarlo alla pari e nulla temerei, anche se il suo corpo fosse di bronzo o se egli fosse invulnerabile come lui stesso si vanta di essere. Apollo infonde grande furia in Enea e questi, come trasfigurato, prende ad avanzare nella mischia in direzione di Achille. Era, che ha assistito alla scena, cerca di organizzare i suoi alleati per favorire l'azione del figlio di Teti. La regina degli dei si vuole assicurare che ad Achille non venga meno il supporto di uno dei numi per poter affrontare Enea, che ora è accompagnato da Apollo. Poseidone afferma di voler smettere di combattere contro un altro immortale. Che questi umani se la sbroglino da soli. Andiamo su un promontorio a goderci questo scontro. Se poi Ares o Apollo tratterranno l'azione di Achille, interverremo. Non temo quegli dei. Noi siamo i più forti e sono loro che rischiano di tornare malconci sull'Olimpo. E così accade. Le due schiere di immortali abbandonano il campo e si vanno a sistemare su dei promontori opposti.
Gli schieramenti si sono fermati, come per incanto. Poi Zeus infonde la furia nel petto di ogni soldato e il massacro inizia. Achille da un lato ed Enea dall'altro guidano le proprie fila all'attacco. Con parole di sfida, Achille apostrofa Enea, motteggiandolo per la fuga dell'assalto alle Mandrie. Enea risponde di non temere le sue armi, anche se Achille è figlio di Teti, egli è frutto della bella Afrodite, divinità superiore all'Oceanina dei calzari d'argento. Enea fa volare la propria lancia, che penetra nello scudo di Achille e si ferma incontrando il terzo strato di metallo, quello d'oro. Achille è salvo. L'asta dell'eroe Acheo è ben mirata e trapassa lo scudo di Enea, che solo per un capello non viene ferito alla spalla. La mortale lancia si conficca nel terreno. Entrambi senza scudo si affrontano, Achille con la spada ed Enea sollevando un grande masso. Mentre questo accade, Poseidone, che osserva dall'alto, prende a cuore il destino di Enea. Provo afflizione per la fine prossima di Enea, colpevole di aver dato ascolto alle parole di Apollo, che lo hanno convinto ad andare a farsi massacrare da Achille. Ho dolore per lui perché paga per colpe non sue, ma non posso dimenticare come egli mai abbia omesso di offrire sacrifici alle divinità. Prima che Achille giunga a prenderne la vita, salviamo Enea. Il suo destino è di sopravvivere a questa guerra e di fare in modo che non si estingua la stirpe di Dardano, che Zeus ha amato più di ogni altro figlio avuto con una mortale. Così sarà il figlio di Anchise a regnare di nuovo sui Troiani e sui loro figli. Era ed Atena fanno buon viso a cattivo gioco, come si dice. Poseidone è un alleato troppo prezioso per perderlo a causa di un essere umano. La regina degli dei concede perciò al dio dei flutti di volare a salvare Enea. Poseidone giunge in un batter d'occhio in mezzo allo scontro, versa nebbia negli occhi di Achille e raccoglie lo scudo di Enea. In questa frazione di secondo sfila l'asta di Achille dallo scudo di Enea, la getta ai piedi dell'eroe greco, avvolge in una nube scura Enea e trasporta guerriero e scudo nelle retrovie. Qui rimbrotta il figlio di Anchise. Quale sconsiderata divinità ti ha dato il comando di correre a sfidare Achille, che è più forte di ogni troiano e soprattutto è più caro di te agli immortali. Ascoltami bene e ricorda: arretra di un passo ogni volta che lo incontrerai, se non vorrai irrimediabilmente oltrepassare le porte dell'Ade. Per volere del fato, il figlio di Peleo morirà presto, e solo allora tu potrai combattere di nuovo con audacia davanti a tutti i tuoi soldati. Nessun avversario greco riuscirà ad ucciderti. Enea rimane lì, ancora confuso, mentre Poseidone torna da Achille a sollevargli la nebbia dagli occhi. Achille, sbalordito, parla tra sé. Quale prodigio è avvenuto? La mia lancia giace qui a terra, ai miei piedi, e non vedo più il mio avversario al quale l'avevo scagliata. Poi, ridendo, urla ai suoi soldati: Enea deve essere davvero amato dagli immortali, ma di certo non avrà più il coraggio di affrontarmi. In ogni caso, andiamo insieme a sbaragliare, compagni miei, questi boriosi troiani. Dall'altra parte della piana anche Ettore incita i suoi che scalpitano per la battaglia, assicurando tutti che egli affronterà Achille, anche se l'eroe di Ftia avesse mani infuocate. Apollo, a queste parole,
si avvicina ad Ettore e gli sussurra all'orecchio: «Folle, non andare a combattere contro Achille oggi. Rimani piuttosto in mezzo ai tuoi soldati e al clangore delle spade, così che lui non possa colpirti o ferirti». Achille sta debellando soldato dopo soldato, eroe dopo eroe. Cade colpito a morte anche il più giovane dei figli di Priamo, Polidoro, che, desideroso di partecipare allo scontro come un adulto, è riuscito a sgattaiolare dalle proprie stanze, indossare un'armatura più grande di lui e a confondersi tra i soldati. La sua vita viene recisa dalla lancia di Achille, che lo trapassa al ventre. Ettore, che assiste impotente alla morte del giovanissimo fratello, dimentica l'ordine di Apollo, brandisce la propria lancia e si avvia ad affrontare Achille, che finalmente lo ha individuato. Il campione di Troia scaglia la sua asta verso Achille e questa, veloce, lo sta per colpire al petto, quando Atena, con un lieve soffio, le fa cambiare traiettoria. La fa roteare nell'aria e infine la fa atterrare ai piedi di uno sbalordito Ettore. L'eroe troiano sa che per lui è finita. Se le sue armi gettate contro Achille gli ritornano indietro, significa che una divinità cammina con Achille e che lui, povero e solo essere umano, ha il destino segnato. Il figlio di Peleo si lancia contro l'avversario e con quanta forza può affonda la sua spada nel corpo di Ettore. Ma Apollo fa sparire l'eroe troiano, lasciando Achille a fare a fette l'aria. L'eroe si infuria ancor di più per queste continue e tempestive sparizioni. Abbatte la sua spada su eroi fortissimi e semplici soldati. La sua armatura si decora velocemente del sangue degli avversari. Pare una furia, un pazzo, una belva micidiale, Achille. Ferisce, mutila, decapita decine e decine di uomini. Egli è un indomabile incendio che devasta il bosco, i pascoli, i campi e le città. Il suo carro, che corre sul campo di battaglia, travolge e calpesta uomini ed armature. Le ringhiere e le decorazioni sono anch'esse divenute rosse. E Achille non si ferma. La fronte è imperlata di sudore, gli occhi sono braci di fuoco e le mani sono imbrattate di fango e sangue, ma egli continua ad avanzare e ad uccidere. Egli ora è morte. Questo è l'episodio conclusivo del 2023 per quanto riguarda il nostro percorso. Mi fermo per cercare di trascorrere dei giorni di riposo e di serenità per quanto possibile. Auguro lo stesso anche a te. Mitologia però non ti abbandona. Rimani sintonizzato, poiché tra un paio di giorni e a cadenza sincopata verranno messi online degli episodi Strenna con i momenti più belli, secondo me, di queste 49 puntate dedicate alla guerra di Troia. A presto allora. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici, è il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link Tipeee nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. E anche se al momento non sei interessato a supportarmi, fai comunque un salto su Tipeee, sempre usando il medesimo link, perché troverai notizie e aggiornamenti sulle varie puntate. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro.
E lo stesso puoi fare con il primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo e Vanessa. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.